Spesso Lama Ganchen Rinpoche ci faceva capire delle cose anche complesse in un modo semplice e giocoso in qualche modo, no? E una delle cose che lui ogni tanto ci ricordava è quando lui diceva phenomena are cuckoo e dopo diceva phenomena are intelligent. Intendeva con questo il fatto che ogni cosa non ha una sua natura intrinseca, ma dipende come noi andiamo a interagire, come noi andiamo a utilizzare. Io personalmente non credo che l'utilizzo delle media sociali sia qualcosa in sé e per sé buono o cattivo. Dipende principalmente dal modo in cui si va a utilizzare. La comunicazione in generale è qualcosa molto importante. Per noi fa molto bene poter trasmettere e condividere i nostri pensieri, i nostri sentimenti, così come è importante per noi entrare in contatto con quello che gli altri pensano. È importantissimo comunicare e condividere. La domanda principale che viene è: che cosa comunico? Quindi che cosa trasmetto? Perché lo comunico? Perché lo trasmetto? E che cosa io ricevo? È molto simile che l'utilizzo della parola. La parola allo stesso tempo è lo strumento più potente che abbiamo di poter trasmettere, e viene anche detto che fra tutte le azioni sacre, l'azione della parola del Dharma, la parola sacra, è la più importante fra tutte. Dall'altra parte la parola utilizzata con rabbia, con gelosia, in un modo superficiale, eccetera, ha un potere di distruzione enorme. La stessa cosa accade non solo quando parliamo, ma anche quando ascoltiamo. Ascoltare delle cose che vengono trasmesse con un'intenzione positiva, che hanno dietro un'intenzione, quindi una motivazione positiva, e che allo stesso tempo noi le ascoltiamo con una certa consapevolezza e che hanno un contenuto per aiutarci a sviluppare certe caratteristiche positive nostre, è importantissimo. Dall'altra parte, se io sto solo ad ascoltare tante cose che non hanno un'intenzione positiva dietro, informazioni che non vanno a nutrire me stesso con nulla di particolare, di buono, eccetera, quelle informazioni mi fanno del male, perché vanno a occupare il mio spazio interiore con cose che non mi portano nessun beneficio in particolare. Quello che io vedo con i media sociali è che è uno strumento molto potente di comunicazione, ma che però purtroppo nella maggioranza dei casi il modo in cui viene utilizzato, sia dal momento in cui noi trasmettiamo, sia al momento in cui noi andiamo a vedere, quindi noi riceviamo questa informazione, in un modo estremamente superficiale. E questo però c'è un altro aspetto che è molto delicato, che è del fatto che noi abbiamo già di base nostra una necessità, tra virgolette, perché non è una vera necessità, ma noi lo viviamo come una necessità, di vedere cosa l'altro pensa di noi. Quindi avere una necessità di approvazione da parte degli altri. In altre parole, noi sviluppiamo un'identità di noi stessi basata su quello che gli altri pensano di noi. Quindi io non sono semplicemente quello che io sento e percepisco e vivo e faccio con me stesso, ma io sono quello che gli altri pensano di me. Per questo meccanismo dell'andare alla ricerca di approvazione è una cosa che abbiamo tutti da quando siamo bambini. Facciamo una cosa, vogliamo far vedere ai genitori, agli amici, cosa pensate, com'è, come non è. Però noi non siamo strutturati emotivamente per dipendere da una necessità di approvazione o di critica così ampia e immediata come quella che c'è nei media sociali. Entriamo in un meccanismo di dipendenza di approvazione sempre maggiore. Facciamo le cose, mettiamo delle immagini, dei post, non tanto perché io voglio trasmettere qualcosa, ma perché quanti sono i like che vado a avere, quali sono i commenti che vado a ricevere. E sulla base di quello diventa l'obiettivo.
Così come un bambino, una bambina da piccoli vogliono avere l'approvazione dei genitori o degli amici, che è una cosa molto più contenuta e protetta, oggi è a un livello spaventosamente ampio. Ed è molto pericoloso questo, perché questo porta che quando abbiamo un'approvazione positiva genera uno stato veloce e immediato di benessere, di piacere, che crea ancora più dipendenza in questa necessità di approvazione. E dall'altra parte invece quando c'è una disapprovazione, una critica dall'altra parte, c'è una reazione fortissima, no? E nella vita in particolar modo dei ragazzi più giovani, essere messi davanti a uno strumento così potente di approvazione e di critica costante è estremamente pericoloso. È pericoloso per gli adulti, ma è estremamente pericoloso per i più giovani. Sono studi che fanno capire che da quando ci sono i media sociali, il livello del suicidio degli adolescenti, che partiamo dai 12 anni in su, è cresciuto in un modo spaventoso. Okay? Questo già in sé fa riflettere tanto. Perciò questa necessità di approvazione è qualcosa che dobbiamo gestirla. Quindi io invito ognuno, non voglio dire a tutti chiudete i vostri profili di media sociali, che un male non sarebbe, però almeno cercate di prima di postare qualcosa chiedere a se stessi perché lo faccio e cercare di non essere più vincolati da quanti like uno riceve o meno. E dall'altra parte, quando noi andiamo a vedere qualcosa, cercare di non farlo in un modo impulsivo, ma sì, io voglio accedere a una comunicazione specifica, voglio imparare qualcosa di nuovo, voglio sapere qualcosa e non semplicemente intrattenermi con informazioni infinite che non portano da nessuna parte. Perché il meccanismo molto pericoloso che i media sociali utilizzano, che esiste nella vita in generale, ma che con i media sociali diventano molto più forti, molto più condensati in qualche modo e accessibili, è che noi, nella nostra natura, quando entriamo in contatto con una novità, questo genera naturalmente uno stato di piacere. C'è della dopamina fisicamente. Quindi ci piace vedere delle cose nuove, ci piace sentire delle cose nuove. Abbiamo questo processo naturale, fisico, chimico di piacere dinanzi alla novità. Però in generale questa era una cosa nella quale non è che uno riesce a avere così tanta novità in un tempo così breve. Nell'epoca pre-media sociale uno doveva camminare, conoscere posti nuovi, andare, parlare con le persone, c'era tutto un percorso in mezzo molto più lungo prima di avere accesso a così tante informazioni in un modo immediato. E lì dove noi vediamo delle novità e abbiamo una sensazione di piacere, vogliamo di più. Però una cosa è farlo in qualcosa che per avere di più c'è tutto un processo e un percorso da fare. Un'altra cosa in qualcosa che riesco a avere di immediato. No? Io mi ricordo un'intervista con il programmatore che ha inventato questo sistema di scorrimento all'infinito, che lui diceva: se io sapessi prima di inventarlo il male che questo avrebbe fatto a un numero enorme di persone, creando una dipendenza chimica in questo senso, anche se ho guadagnato tantissimi soldi con quell'invenzione, io vi assicuro che io non l'avrei mai fatto. Se ognuno di voi fa la semplice riflessione di vedere quanto tempo passo a essere in uno stato quasi catatonico, no? Di essere davanti lì. E passano delle ore magari. Io vedo per me stesso. Una delle cose che ritengo che sia importante è riconoscere le mie debolezze. E io so che se io mi metto davanti a un qualcosa del genere, io posso passare delle ore. Okay? Per questa ragione che io non lo faccio di partenza. Perché il problema non è perdere del tempo, il problema è creare una dipendenza. Il problema è quando noi abbiamo bisogno di quello perché sentiamo una necessità che non è neanche concettuale.
E poi il problema più forte fra tutto questo anche è che la comunicazione, che è estremamente importante, non è solo verbale. Noi abbiamo bisogno di guardarci negli occhi, abbiamo bisogno di essere fisicamente nella presenza uno dell'altro, di comunicare al di là delle parole. E la comunicazione digitale non ci permette questo. Va benissimo essere utilizzata in tanti modi, però è molto limitata e dobbiamo riconoscere questo limite. Quindi io sarò molto di più per chiudere i media sociali e incontrarsi di più. Secondo me questa sarebbe una cosa molto migliore. Perciò non voglio dire a tutti da subito chiudete totalmente le media sociali, però fate una prova. Cercate di rimanere senza per un po' di tempo, una settimana, 10 giorni, un mese, e vedete se c'è una differenza nella vostra vita o meno. Se riuscite a farlo con serenità o se c'è un peso nel rimanere senza. Se c'è un peso vuol dire che c'è una dipendenza e quindi meglio rimanere senza. Se invece non c'è un peso, è un semplice divertimento, vedete di non occupare il vostro tempo con quello che non è necessario e utilizzare uno strumento come uno strumento per quello che è effettivamente di beneficio. Così come dobbiamo avere controllo della parola e di quello che ascoltiamo, dobbiamo avere controllo di quello che scriviamo, leggiamo, vediamo e come utilizziamo la media sociale in generale. Ok? Quindi non sono né favorevole né contrario, dipende come noi andiamo a utilizzare, dipende se utilizziamo a nostro favore o contro di noi. Purtroppo la tendenza è usare contro di noi, così come quella della parola. Ok? Così nel buddismo si dice dobbiamo proteggere le porte dei sensi, questa è una nuova porta dei sensi di cui dobbiamo proteggerci assolutamente.